Questo parco, durante gli anni 50 del secolo scorso, era il Campo Boario, il mercato del bestiame. Una testimonianza è questo anello a cui legare gli animali. La tradizione vuole che per suggellare un affare bastasse una franca stretta di mano alla presenza di un testimone. Cassino ha una vocazione agricola legata all'abbondanza di acqua e ciò era evidente fino agli anni 40 del secolo scorso. Infatti, gli orti urbani, i vigneti e i frutteti si estendevano da quello che era il Campo Boario fin qui, dove un tempo si trovava la chiesa del Carmine. Di questa chiesa, molto cara ai cassinati e distrutta durante i bombardamenti del 44, restano le rovine non accessibili al pubblico e questa targa. In epoca prebellica, da qui, verso la chiesa di Sant'Antonio, fino alle attuali Piazza Labriola e Piazza dei Gasperi, si estendeva la villa comunale. Questa è la chiesa di Sant'Antonio, ricostruita inglobando elementi architettonici recuperati dai ruderi del 1944. San Germano è il nome che Cassino manterrà dall'871 al 1863, quando per decreto reale riprenderà l'antico nome di origine romana. Nella chiesa madre di San Germano fu stipulato il trattato di pace fra l'imperatore Federico II in persona e un rappresentante di Papa Gregorio IX, il 23 luglio 1230. Da qui si può ammirare la Rocca Ianula. La cui edificazione fu iniziata nel X secolo dall'abate di Montecassino a Ligerno, a protezione dell'abitato di San Germano, quel monte a cui Cassino è nella costa. Così Dante nel Paradiso ne descrive la posizione. L'edificato della Cassino anteguerra si sviluppava principalmente ad est di Montecassino, ai piedi del rilievo occupato dalla Rocca Ianula, la cui cinta muraria abbracciava buona parte dell'antico tessuto urbano. Per tale motivo la Rocca Ianula è sempre stato un elemento fondamentale del paesaggio urbano cassinate. Fino alla sua distruzione del 1944 non vi era foto o riproduzione di Cassino che non la includesse. Il Palazzo Badiale, Curtis Major dell'Abbazia, era il luogo della giustizia e della politica terrena del monastero. In esso venivano riscossi tributi in varia natura fino al XIX secolo e amministrata la giustizia ecclesiastica. Fu sede del Tribunale del Regno dal 1861 al 1944. Questa lapide ricorda il campanile della Chiesa Madre, che fu danneggiato in modo irrimediabile durante la Seconda Guerra Mondiale e abbattuto immediatamente dopo. Tra questi ruderi proviamo ad immaginare il borgo medievale fortificato, contenuto nelle mura che partivano dalla Rocca Ianula a sua protezione. È impressionante come ancora oggi sia possibile riconoscere l'architettura, i luoghi della vita quotidiana, nonostante la natura abbia preso il sopravvento su tutto. Questo 24 dicembre, di questa santa notte del 43, per noi che abbiamo fame e sete e desiderio di freddo da riscaldare, non fa nascere Dio, o forse lo fa nascere soltanto per noi. Nel dopoguerra la città faticosamente risorge dalle proprie ceneri e si espande nella pianura assolata occupando i luoghi del paesaggio agrario. Il monumento alla pace di Umberto Mastroianni, donato alla città dall'autore. Si tratta di una rievocazione della tragedia del bombardamento del 15 febbraio 1944. L'opera fu sistemata nel fianco sud della Rocca Ianula. Cassino oggi è una città con un'economia versatile, in grado di conciliare piccola e media impresa e il commercio con un terziario vivace e intraprendente, soprattutto nel settore delle eccellenze enogastronomiche del territorio circostante. La sua posizione strategica, che le aveva causato tante sventure durante la guerra, è diventato un punto di forza. Oggi Cassino è anche un importante polo universitario. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è un fiore all'occhiello della ricerca dell'ingegneria robotica e di quella sui temi della museologia. Cassino cambia. Cassino non dimentica. Una grande emozione chiamata identità. Addossi aiuta tu, vecchia Cassina,
cu chi gli viche che la carrozzella, chi gli la cuozza che la chiancatella, rento corta la villa e gli giardini,